Se oggi in Italia tanti comitati si stanno organizzando per dire no alle grandi opere e per difendere i beni comuni e gli interessi del Paese, non è per la sindrome NIMBY, che significa non nel mio cortile, bensì perché, come ho scritto nel mio Prepariamoci, per troppo tempo si sono detti dei sì che hanno devastato il paesaggio e minato la nostra salute fisica e mentale. Io penso che voi abbiate già visto quanti ospedali sono stati costruiti, sono già provvisti di macchinari e non vengono comunque messi in funzione, probabilmente per gli interessi di qualcuno, io sinceramente questo non lo so, però sono stati spesi milioni, miliardi di lire a quel tempo e sono soldi che sono stati sprecati. La Salerno-Reggio Calabria, sono 40 anni che non riescono a finirla, ma secondo voi è possibile non riuscire a terminare un cantiere autostradale? Non vi viene mai in mente che qualcuno ci mangi? Sulla tratta del TAV Firenze-Bologna ci sono stati tantissimi avvisi di garanzia, tantissimi condannati, però ci passiamo sopra, ci siamo abituati a queste cose. Cioè ormai siamo assuefatti, ci hanno vaccinati e ci va bene così. Io non voglio convincere voi, perché capisco che se voi foste dalla mia stessa parte sareste probabilmente al di qua di questo striscione, bellissimo tra l'altro, perché secondo me vi rendete conto che la democrazia è da questa parte, che la legalità è da questa parte, che vedete benissimo che io non sono assolutamente una persona violenta come ci vogliono descrivere, e mi sembra molte persone qui siamo persone perfettamente pacifiche, abbiamo tutti un lavoro, io ho 2 figli, ho una famiglia. Il mio tempo libero lo uso qui perché voglio poter guardare in faccia i miei figli, voglio poter guardarli negli occhi e dire vorrei per voi un futuro migliore, ma anche di legalità, nonostante io non sia così legata al termine legalità, perché per me è importante l'etica, la morale. Le leggi sono cose che fanno gli uomini, però io voglio, pur non convincendovi, vorrei instillare un dubbio in voi, un qualcosa che vi porti, come ho fatto io, a ricercare delle informazioni diverse da quelle che avete, da quelle che vi vogliono convincere che è giusto. Io non dico che dovete essere convinti che le informazioni che vi sto dando siano quelle giuste, siano la verità, però cercatevele voi, anche da altre fonti. È indifferente da quali. Cercate i loro sì e poi cercate i motivi del nostro no e vedrete che loro, l'unico argomento che hanno a disposizione è che noi non vogliamo il progresso, che noi rimarremo fuori dall'Europa. Eppure mi sembra che qua siamo usciti dalle caverne, abbiamo tutti una casa, abbiamo l'automobile, ci sono i supermercati, ci sono i centri commerciali con gli scaffali pieni di merce, non siamo mai rimasti fuori dall'Europa. Almeno io non mi sento una primitiva, anche se forse a volte mi piacerebbe. Comunque vabbè, questo è un altro discorso. Comunque ricercate le ragioni, non state ad ascoltare quello che vi dicono. Fate come abbiamo fatto noi, cercate, informatevi, leggete. Se non per cambiare lavoro, perché magari non lo cambierete mai, perché non è il momento per cambiare lavoro. Io capisco che lo fate per i soldi. Anch'io faccio un lavoro per i soldi, fortuna a me il mio piace. Però fatelo per voi, per la vostra intelligenza, perché è un affronto, uno sputo alla vostra intelligenza quello di dirvi che quest'opera è necessaria e soprattutto di convincervi che i loro sì sono sì veri. Provate, fatelo per voi, per le vostre famiglie, fatelo per... Io penso che voi fate un giuramento, no? Quando vi reclutano, non lo so, non conosco i vostri sistemi, però penso che voi giurate di essere fedeli a una legge. Volete difendere i diritti dei cittadini, come abbiamo letto prima nel comunicato. Ecco, voi in questo momento però non state difendendo i diritti degli italiani, state difendendo quelle ditte che sono colluse con la mafia. Abbiamo, adesso qua li hanno tirati via, ieri c'erano, se volete ve li mettiamo qua e li leggete, gli articoli... Eccoli qua. Eccoli lì. Tutte le indagini che sono state fatte sulle aziende che hanno preso l'appalto per questo lavoro. Non sono aziende pulite e nemmeno gli appalti sono stati fatti puliti. Nessuna azienda europea ha potuto partecipare all'appalto, solo le aziende italiane e solo quelle che volevano, loro. Per cui provate a pensare se vi sentite dalla parte della legalità in questo momento o se vi sentite di proteggere invece gli interessi di chi per anni ha mandato avanti l'Italia così.
Perché comunque lo sappiamo, diciamocelo, ci guardiamo in faccia tutti i giorni e ci sentiamo impotenti davanti a queste cose. Però se voi state da quella parte e combattete i cittadini che vogliono combattere queste cose, è una guerra fra di noi che non ha alcun senso. Io voglio pensare che dietro le vostre divise, che dietro i vostri scudi, ci siano delle persone, degli esseri umani. Perché ci siete? Perché cavoli siete persone come me. E avete un cervello, usatelo. Io magari sono sovversiva, sono rivoluzionaria. Io vi direi, boicottate, mollate tutto e passate dalla parte dei cittadini. Capisco che non possiate farlo, però potete spargere la voce e soprattutto potete rifiutarvi di farci del male. Io non so se lo dicevo prima ai vostri colleghi o se lo dicevo a voi. I gas che voi ci avete sparato lunedì mattina sono gas cancerogeni. Dopo 5 minuti che siete a contatto con questi gas, anche le vostre maschere non vi proteggono più. Vanno a modificare la catena del DNA delle persone. Sono gas vietati in tutta Europa e vietati nei conflitti internazionali. Li potete usare solo voi qua in Italia. E basta. Sono cancerogeni, sono tossici, hanno effetti temporanei e permanenti. Ok? Se io decidessi di avere un figlio dopo essere entrata in contatto con questi gas e aver modificato il mio patrimonio genetico, io trasmetto a mio figlio tutte le modificazioni che sono state fatte da questo gas. Voi siete giovani, molti di voi forse non hanno figli, magari li avranno in futuro. Questi gas sono tossici anche per voi e lo sapete benissimo che chi comanda non ha mai salvaguardato la vostra salute. Avete visto le bombe al fosforo bianco che sono state usate nelle missioni internazionali. I primi ad averne fatto le spese siete stati voi. Siete stati voi insieme alla popolazione colpita. Solo dopo vi hanno detto quali erano i problemi. Solo dopo che tutti eravate stati esposti a queste sono armi chimiche. Sono le stesse armi per cui è stato combattuto Saddam Hussein, perché possedeva le armi chimiche che avrebbe usato sulla popolazione. E voi le avete usate su di noi. Io facevo parte di quelli che dovevano provvedere al soccorso delle persone. C'erano anziani che il mattino dicevano: siamo qui anche noi, siamo anziani, io non posso credere che verranno ad attaccarci, non vengono. Noi siamo persone pacifiche. Guarda, io ho 80 anni, io ho fatto la resistenza, io sono qui, difendo la mia terra. State tranquilli ragazzi, non vi attaccheranno, siamo troppo pacifici. Ci siamo trovati nel prato là sopra che... Cioè, è una situazione che voi avevate le maschere, magari non sentivate quello che abbiamo sentito noi. Io ero bocconi per terra, non riuscivo a respirare, mi sembrava di morire, per me era... Io non avevo mai provato questa situazione, non sono abituata a fare le guerre di strada, non sono abituata a soccorrere gli anziani, asmatici magari, non ce la facevo, stavo morendo. Ho trovato quelli che voi chiamate gli insurrezionalisti, gli anarchici dell'area antagonista, i violenti, sono stati gli unici che ci hanno dato una mano, perché erano forse più preparati di noi a questa cosa, ci hanno dato delle cose da mettere sul viso che ci hanno fatto stare meglio. Noi eravamo tutti completamente impreparati, ci stavate ammazzando, eravamo sul bosco e stavamo scappando perché oramai avevate preso il cantiere, cosa volevate di più? Ancora lacrimogeni nel bosco, con la gente che si saltava addosso per scappare. Vi rendete conto? Cioè io spero che voi ci pensiate a queste cose, perché io non posso credere che non vi venga mai il dubbio di chi state combattendo. Siete pedine in mano di questo potere di cui a voi, ma anche di noi, non gliene frega assolutamente nulla, nulla di nulla. Per loro siamo carne da macello, noi quanto voi, nella stessa identica maniera. L'unica cosa che vogliono sono i soldi, è il potere economico. Le lobby cercano solo questo e per fare questo si servono di voi e vi mettono contro ai cittadini onesti che lavorano tutto il giorno e soprattutto in questo caso che cercano di difendere la democrazia. Per questo vi dico, pensateci.